26 dicembre 2025, tra ieri sera e stanotte ne ha buttata tantissima, siamo sommersi raga, è una cosa unica, da quando siamo qui 2 anni e mezzo non avevamo mai visto una nevicata del genere. Avrà fatto forse 50 centimetri, forse anche qualcosa in più, adesso li misuriamo, fa impressione vedere il terreno in queste condizioni. I pollai completamente sommersi dalla neve. Nei prossimi giorni dovremo lavorare un casino perché tutte le reti mobili del pascolo delle galline sono completamente sommerse di neve, cosa a cui non avevamo pensato nel momento in cui le abbiamo installate, e dovremo assolutamente fare una recinzione fissa come quella chiaramente che delimita tutto il nostro terreno, perché guardate, in alcuni punti proprio non si vede neanche più. Qua è completamente sommersa, è andata giù. Adesso Christian sta lavando tutte le mangiatoie e ciotole. Già ieri sera avevamo chiuso le galline all'interno perché avevamo visto che la rete iniziava a cedere, a cadere. Per oggi rimarranno qui al caldo nei loro pollai coibentati, tranquille con il cibo all'interno, gli abbeveratoi. Cos'hai qui, il cibo delle nostre gallinotte? Adesso gli diamo un po' di mangime proteico insieme a delle granaglie perché fa veramente freddo in questo periodo, così si li aiutiamo un po'. Si scaldano. E Nomad? Quali sono i piani per i prossimi giorni? Spalare neve. Spalare neve. Dobbiamo spalare neve tutto il giorno, tutta la settimana. Dunque sì. Dobbiamo delimitare tutto perché la rete è andata giù. Ho fatto vedere. Perché pesa troppo e l'ha spaccata tutta, dobbiamo toglierla tutta. Fare tutto il perimetro con la pala, rimettere questa rete e poi il prossimo mese inizieremo a mettere una rete fissa, quelle alte 2 metri come tutta la recinzione del terreno. Poi dobbiamo andare a delimitare la casetta degli attrezzi che è completamente sommersa alla neve, le pecore, la stalla delle pecore, la cuccia dei cani, casa, la legnaia, ne abbiamo da spalare, va? Mi mettiamo nella vostra cuccia calda? Madonna la mia piccola! Andiamo ragazzi! Guardate, la cuccia di Nomad Dea è completamente sommersa di neve. Di neve, però la cuccia è perfetta, guarda lì. Avete un tetto di neve ragazzi, impressionante. Sei qui tu, non ti trovavo più. Bravo bestione, bravi, miei guardiani stupendi, bravi.
È uscito un sole bellissimo, adesso ci aiuterà un pochino a sciogliere la neve, infatti è già andata giù un bel po', c'era qualche centimetro in più stamattina, si sta sciogliendo bene, infatti gli alberi sono quasi tutti puliti e adesso andiamo a spalare tutto quello che riusciamo. Abbiamo fatto un pranzo veloce e cerchiamo di portarci avanti perché comunque qui di lavoro non manca mai e non vogliamo che ghiacci nei prossimi giorni. Abbiamo visto che andrà sotto zero soprattutto di notte, quindi cerchiamo di rimuovere il più possibile la neve dalle zone in cui stiamo noi, stanno gli animali, così che insomma torni un po' la normalità, anche se questa normalità è ancora più bella. Adesso Chris sta pulendo tutto il percorso fino dalle pecore, così che dalla casetta riusciamo a scendere bene. E Zeusino? Sì, sì, oggi c'è una marea di lavoro. Stasera avrà mal di schiena. D'altronde ci sono i pro e i contro di vivere in montagna. Questo è un contro, ma in realtà è un pro, perché a noi proprio fa impazzire tutta questa roba qui. Ci sono gli orti che il frutteto che è sommerso completamente, fa impressione, bellissimo. L'ultimo sforzo, Cri. Per oggi sì. Forse. Abbiamo Sì. giusto ancora 500, mezzo chilometro di Solo mezzo chilometro. più forse, sì, quasi un chilometro di pista da fare. Adesso stiamo spalando a mano tutta questa strada che è quella privata che arriva a casa, saranno 100 metri più o meno, forse qualcosa in più, e lo spazzaneve è passato nella strada principale ieri pomeriggio, infatti siamo contenti che siamo venuti su abbastanza subito. Chiaramente loro danno priorità alle zone più abitate, qui i residenti siamo solo noi, per cui lo lasciano sempre un po' alla fine come lavoro, ma l'importante è che passino e adesso la strada è perfettamente pulita. Chiaramente è una lastra di ghiaccio perché tutta la neve a terra è depositata in molti punti all'ombra, quindi è solo ghiaccio, infatti dobbiamo montare e smontare le catene ogni volta per andare giù a Giaveno, se dobbiamo far consegne delle uova o insomma caricare cibo per i nostri animali, fare scorte per noi, quindi c'è questo piccolo disagio che con tutta questa bellezza ci tocca affrontare, però insomma per la neve questo è altro, dai. E occhio che qua poi c'è una radice, amore. Sì. Si scivola tantissimo. Siamo arrivati in cima, Cri? Quasi. Dobbiamo ancora arrivare fino ai cani. Però I peggio è questo, I cani sono laggiù, però poi tutta questa parte qua è abbastanza pianeggiante, il peggio era a questo punto. Obiettivo per i prossimi anni, principale della vita, un trattorino. Iniziamo? Piano piano, dai!
Bravi. Bravo. Buona nonna. Ogni mattina dobbiamo fare tutta la rete delle galline, così le facciamo pascolare e gli animali dovrebbero essere a posto. Poi iniziamo a togliere la neve dai punti principali, da sopra il tavolo, sopra le cucce dei cani là, sopra il tavolone lì, facciamo qua una via. Qua manca, sì. E poi bisogna controllare tutta la rete, invece intorno, sai che si sono spaccati degli alberi, andare a vedere se ci sono degli alberi sopra la rete. Compriamo gli sci e andiamo a sciare. E siamo a posto. No, ma via. Diamo da mangiare alle nostre pecore, che ovviamente adesso non facciamo uscire perché dobbiamo pulire anche i viali per mettere giù eventualmente la rete a pascolo. Poi comunque non c'è nulla da mangiare, per cui gli diamo un po' di fieno. Comunque è incredibile perché oggi il termometro segna 19 gradi, mi sembra un'assurdità. Arriva Zeus a tutto andare, vieni Zeus, mi sembra un'assurdità però effettivamente fa parecchio caldo. Ciao bestione, e per cui niente, ce lo godiamo, aspettiamo che la neve sciolga piano piano, anche se ce n'è veramente tanta, ci metterà un bel po' di settimane, anche perché di notte invece fa parecchio freddo. Finalmente è tornato tutta la normalità dopo un bel po' di giorni di lavoro e siamo super contenti. Adesso appunto, come vi abbiamo detto a inizio video, sicuramente la cosa da fare, il primo lavoro da fare appena sarà possibile, è costruire questa recinzione appunto del pascolo in tutto questo terreno alla mia sinistra, appunto dove c'è l'attuale pascolo delle galline.
e così da non doverci più pensare, anche perché non sarà né la prima né l'ultima nevicata così grossa, anzi magari ce ne saranno anche di più grosse, per cui diventa troppo impegnativo. Siamo veramente stanchi, soprattutto Christian, e a pezzi dopo 3 giorni passati a spalare neve, quindi appunto quello è uno dei primi lavori. Siamo comunque contentissimi di aver messo tutti gli animali in sicurezza. Le galline sono tornate al pascolo, gli abbiamo fatto un bel tappeto di fieno, adesso se lo stanno godendo, bello caldo. Tra l'altro, questo per dirvi che noi abbiamo un allevamento di galline ovaiole, potete seguirci su Instagram e su Facebook, si chiama Galline in Quota, vi lascio il link poi qui sotto in descrizione. E appunto è anche stato il motivo per cui ci siamo allontanati da YouTube in questi ultimi 2 mesi, perché abbiamo aperto ufficialmente l'allevamento. Abbiamo seguito tutte le pratiche burocratiche, è venuto sull'ASL diverse volte, abbiamo firmato un sacco di documenti. Non è stato semplicissimo, perché abbiamo fatto poi tra l'altro tutto in autonomia, però finalmente già diverse settimane fa era aperto ufficialmente, però ve lo comunico adesso visto che non sono riuscita a farlo prima. Per cui ci potete venire a trovare, il numero lo trovate, il numero per contattarci per prenotare eventualmente le vostre future uova lo trovate sempre sui nostri siti Instagram e Facebook. Il sito vero e proprio è in creazione, appena sarà pronto ovviamente ve lo faremo sapere, e questo è anche un modo per venirci a trovare, venirci a conoscere, insomma vedere la nostra realtà da vicino. Per chi ha piacere, per chi ci segue da un po', è sicuramente una bella cosa. Poi abbiamo anche altre novità che riguardano i cani, perché farò poi un video a parte. I nostri cani adesso sono 5, sono aumentati perché abbiamo i 2 maremmani da lavoro al pascolo con le pecore, scusate, con le galline. Dovremo aumentare poi e prendere altri maremmani per il pascolo delle pecore. Adesso pascolano solo qui sul terreno in nostra presenza, ma vorremmo poi, soprattutto in estate, quando ci sarà tanta erba fresca da mangiare, dare la possibilità loro di stare tutto il giorno fuori senza di noi, appunto con dei cani da guardiania. Quindi cani da lavoro potenzialmente potrebbero diventare 4, e poi c'è Dea, il nostro pastore olandese che già conoscete, Nomad, il nostro meticcio. Adesso, per chi è stato attento, si è aggiunto un piccolo cagnolino che è il nostro Staffy, arrivata qui con una storia non troppo bella, poverina, ma ve lo racconterò solo nel prossimo video. E quindi ci sono un sacco di novità dal prossimo video in poi, tantissimi lavori da fare. Ci è spiaciuto un po' non essere stati presenti, però è stato per un buon motivo, appunto, aver avviato la nostra azienda. E come sempre vi ringraziamo per seguirci e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!